Il sogno di Innocenzo III è la sesta delle 28 scene del ciclo di affreschi delle storie di San Francesco della Basilica Superiore di Assisi, attribuiti a Giotto. Fu dipinta verosimilmente tra il 1295 e il 1299 e misura 230 x 270 cm. Durante un sogno, Papa Innocenzo III vede l'umile Francesco che regge la Basilica del Laterano, che all'epoca rappresentava quello che oggi è San Pietro in Vaticano, cioè il cuore della Chiesa latina. La basilica sta crollando, come si deduce dalla forte inclinazione dell'edificio, secondo uno stratagemma di origine medievale, usato ad esempio anche una dozzina d'anni prima da Cimabue nel transetto destro, nella scena della caduta di Babilonia, ma l'intervento del santo di Assisi scongiura il disastro. Costantino il Grande era un imperatore romano, figlio di Elena. Salì al potere nel 312 dopo aver sconfitto l'imperatore Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio, un evento tradizionalmente considerato come il punto di svolta per l'affermazione del cristianesimo nell'impero. Secondo la vita di Costantino di Eusebio, alla vigilia della battaglia, Costantino vide in sogno una croce nel cielo e udì una voce che diceva: «Con questo segno conquisterai». E così pare che sostituì l'emblema della croce all'aquila romana sullo stendardo delle legioni. In precedenza si pensava che si trattasse di una scena notturna. Tuttavia, il recente restauro ha rivelato che si tratta di un'alba. All'interno della sua grande tenda l'imperatore giace addormentato, seduto su una panca inondata di luce. Un servitore veglia su di lui e guarda sognante verso gli astanti, come in una conversazione silenziosa. Con un'audace innovazione che sembra quasi anticipare la moderna concezione caravaggesca della luce, le due sentinelle in primo piano si stagliano nell'oscurità, illuminate solo lateralmente dalla luce proiettata dall'angelo sovrastante. Messaggero divino scende dall'alto e mostra la croce di luce all'imperatore immerso nel sonno, al quale comunica la certezza della vittoria se l'esercito si muoverà sotto quel segno. Le capacità figurative sviluppate da Raffaello a Firenze portarono a una concezione più sintetica della forma, a una raffinatezza dell'espressione intellettuale visibile nel sogno del cavaliere. Un giovane cavaliere dorme davanti a un albero di alloro che divide il quadro in due parti uguali. In ciascuna delle due metà è presente la figura di una bella giovane donna. A sinistra la personificazione della virtù tiene un libro e una spada sopra la figura addormentata, mentre la figura a destra presenta un fiore come simbolo del piacere sensuale. Il probabile significato dell'allegoria è che il compito del giovane sia quello di mettere in armonia i due lati della vita. Quest'opera di Ribera è particolarmente interessante perché evita la consueta iconografia del sogno di Giacobbe, che prevede una scala. Il sogno è invece suggerito solo da figure vaporose e dorate che potrebbero quasi far parte del cielo reale, ma l'ambientazione del sognatore e il gioco di luci sul volto addormentato conferiscono alla scena un'atmosfera misteriosa. Fuseli trattò il suo soggetto più noto, l'incubo, in 4 diverse tele. Pur non essendo ispirato a nessuna precisa fonte letteraria, il soggetto dipinto non sarebbe pensabile senza un'approfondita conoscenza della letteratura fantastica, in particolare inglese. Il corpo della donna addormentata o svenuta appare deformato ed estremamente allungato. Questo non certo per incompetenza quanto per la volontà di sottolineare il senso di oppressione dovuto all'ognomo appollaiato su di lei. Esso è il simbolo dell'incubo, cioè del terrore inconscio. Un varco nel tendaggio che oscura lo sfondo fa emergere la testa di un cavallo, un motivo che anticipa la trasfigurazione demoniaca di questo animale, destinata ad avere grande fortuna in seno al tardo romanticismo francese e qui interpretabile come un simbolo sessuale maschile. Questa è l'opera numero 43 della serie Los Caprichos. Sinistre creature della notte tormentano l'artista, presumibilmente Goya stesso, che giace accasciato sul suo tavolo, incapace di lavorare. Ma il vero indizio della stampa di Goya si trova nel sottotitolo: «L'immaginazione, abbandonata dalla ragione, produce mostri impossibili. Unita a lei,
è la madre delle arti. Ossian, un bardo ceco, racconta la vita e le battaglie di Fingal, guerriero scozzese. Nel 1812 Ingres fu incaricato di dipingere il soggetto di Ossian, il soffitto di una delle stanze utilizzate da Napoleone nel Palazzo del Quirinale a Roma. 3 anni dopo la partenza di Napoleone, il Papa restituì il dipinto all'artista, comprensibilmente perché le visioni pagane non erano adatte all'ambiente cattolico. Ingres trattò il tema con una semplicità monumentale. Le figure del sogno sono come sculture di alabastro trasparenti. Sembrano esauste, distese quasi senza vita, come se fossero loro stesse a sognare il sogno. L'opera ha una qualità onirica senza tempo. Albert Joseph Moore è il pittore delle dee dormienti e senza nome. Spesso le sue donne languidamente assopite seducono lo spettatore con una struggente malinconia del passato. Per la sua pittura colta ed élite, Moore fu apprezzato non dal grande pubblico ma dagli intenditori d'arte. La sua indole indipendente e il suo forte orgoglio furono di ostacolo alla sua ammissione alla Royal Academy. L'autore ha realizzato lungo tutta la sua carriera più di 25 opere raffiguranti paesaggi che richiamano la giungla. L'aspetto peculiare è che Rousseau non era mai uscito dalla Francia, pertanto l'artista si ispirava nella realizzazione dei suoi dipinti a descrizioni letterarie, oltre che alla visita di musei di storia naturale e di giardini botanici. Il dipinto rappresenta una giovane donna bianca nuda sdraiata su un divano rosso in una giungla. Si tratta di Jadwiga, un'amica polacca del pittore. L'attorniano vari animali: un grosso serpente arancione, alcuni uccelli, un elefante, una coppia di leoni, maschio e femmina, e un gruppo di scimmie, tutti affascinati dall'ascolto della melodia eseguita da un pifferaio indigeno. Ma né essi né la giungla esistono, se non nel sogno di Jadwiga. Appartenente ad una serie di dipinti prodotti tra il gennaio e il marzo del 1932, raffiguranti donne addormentate, per i quali è stata presa a modello Marie-Thérèse, il sogno raffigura un soggetto femminile addormentato con le braccia piegate e la testa inclinata da un lato. Il suo volto appare contemporaneamente di profilo e frontale. Il senso di morbidezza, rievocato dalle fattezze tondeggianti della donna, è accentuato dalle linee curve della poltrona rossa sulla quale è seduta. Probabilmente ispirato alla pittura fauve di Henri Matisse e distante dalle figure mostruose dei dipinti precedenti, il dipinto rievoca nel suo insieme armonia e serenità. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!